La marinetta con una fetta di salato, un raspo d'uva, con le noci. E si faceva la marinetta e poi il lavoro. Lavoro fino a prendere le 8, le 9, anche le 10 la sera. La polenta, non so, la conosce la polenta, non la metteva sul piatto, la metteva su una tavola, no? Una tavola lunga. Però tutti sulla tavola non c'entrava. Doveva fare due file, quella più vicina alla tavola è nato dietro, quello mangiava da dietro, scappava da dietro in piedi e si portava via la polenta. E quell'altro che stava vicino, pigliava e mangiava. Nato da dietro, adesso che passa qui, adesso viene più a questo affare, ecco, deve passare dietro. Eppure la gente è stata tranquilla, contenti e con mangiavella. Qui oggi, qui stiamo facendo le casette, qui c'è una pecora, qui c'è un maiale, qui c'è 2 pecore. Gli sprechi prima non c'era. Adesso c'è i sprechi tanti. Prima si mangiava un maiale, metà mio e metà il padrone. Un maiale, metà ciascuno. Invece adesso se ne ammazza uno, due e di più. Su una famiglia ammazzava un maiale, 3, 4, 5 persone. Adesso una famiglia, una persona ammazza un maiale. E un conto prima che con un maiale ci doveva mangiare 15 persone e adesso una persona, 2, c'è un maiale ammazzato per fare il salsiccia che ci fa, insomma, per mangiare, in poche parole. E allora la vita è diversa. Adesso pigliano un salame, lo taglio io, poi se sta 2 o 3 persone, si mangia tutto. E prima se ne mangiava una fettarella, appena la mette sopra il pane e quello era combinatico di tutta la cena. Un po' di insalata, ma insalata non è questa che c'abbiamo qui, si andava a trovarla in campagna e piccava pure sulla bocca quando mangiava. Ma tanti sprechi si potrebbe pure evitare, però adesso corre così, forse per oggi la si morire tutti male in Italia. Troppo spreco, troppo sperpero c'è stato, troppo, non lo so, chi è dipeso, se è dipeso dai politici, dei noiati, non lo so, comunque è dipeso sempre da chi ci ha comandato noi altri. Io non credo che lo spreco c'è perché insomma prima si mangiava il pane e basta, adesso altre portate, se no prima non andavo in campagna che avevamo, faceva la pasta asciutta e basta, nient'altro. Adesso c'è il secondo, il terzo, il Cristo e Madonni e tutt'altro, adesso tutto spese e non è di salute quello che è. Una volta c'era un fazzoletto grande, si chiamava lo fazzoletto di spesa, tutto a scacchi, un po' più grossi di questi scacchi qui. E quello serviva sempre. Quindi non c'era né sacchetti né niente. Oppure la carta paglia. E la carta che ci si metteva lo zucchero che era azzurra. Il resto non esisteva plastica. Secondo le persone che c'hai, perché mica il di bianco a taglio grosso per 2 persone, spregai, no? Ho sprecato, penso che Luca gli facciamo lo pane e l'osse. Invece adesso Luca si tiene meglio dello Cristiano. Tutto cambiato, tutto, non è così. Allora ti alzavi la mattina alle 4, alle 3, alle 4, ti avevi a lavorare e non c'era sprechi, non c'era, perché se mangiavi una frutta te la mangiavi con tutta la buccia. I quattrucci ci facciamo cagnare la mattina. Ci stava frate, si rizzava presto per gli giornali anche
E si andava su, pigliava la teglia e scalava i quadrucci, ci facciamo cagnare, io la sera glieli buscavo, anche i lati fratelli, siamo 5 fratelli, capito? Come pensavo la roba, non si sprecava niente, lo poi lo spregai, adesso se cascavamo con le pa lo butti via, invece prima si spulia e si mangiava tutto quanto, tutto si mangiava. La spesa era poca perché la donna era preparata diversa da quella di adesso. La pasta, come la madre sua, la faceva loro con la farina, con un chilo di farina mangiava 5-6 persone, si metteva 3-4 ore, no? E veniva buona, più buona, 100 volte di quella di adesso. Ecco, se c'aveva meno possibilità, faceva i taglioli e diceva, ci metteva il brodo, ci lasciava, allora tutto è stato là meglio perché metà era pasta, metà era brodo. Con niente con il pomodoro solo o poco lardo perché l'olio era un sogno, ce n'avevamo poco in Italia, ce n'avevamo poco. Non si sprecava niente, adesso invece prima cosa quando è venuta questa plastica è venuto fuori un bordello perché tutta roba che inquina, tutta quando sta lì per esempio, no? Nord invece mica, Nord tutta roba, c'erano i gesti dei legami che si faceva dei femmini, adesso invece qualsiasi cosa compri, tutte cassette di plastica, Nord o lo legno, anche comprare la frutta, o sullo legno oppure su canestri dei femmini, no? I legami come non li vuole dire, invece adesso tutte cassette di plastica come ci sono quelle lì, è tutto sperfero, poi che tutta roba nociva per l'agricoltura, per la salute e per tutto. Questo si fa prima il fondo, poi il fondo, guarda il fondo, guarda. Poi si tramava canna e vimino, capito? Fino a qui, poi qui 2-3 giri dei vimini e la goccia, questa si chiama goccia, questa capito? No. E questo già quando è me, vedi se sono rovinati? La plastica, butti per terra si rompe. Chi comprava le bottiglie? Che adesso compriamo per quando si mangia oraggiata o Coca-Cola prima invece vino cotto e vino chiuso. Basta. Stiamo tagliando sul cervello. Liquido si comprava poco perché lo io cacciare da volte e metti sulla bottiglia. L'acqua la cacciai al pozzo, metti sulla brocca e poi sulla bottiglia. Prima si attaccava le fuori, si ammazzava la nogga dello latte, si ammazzava all'oche, perché dello latte ci vogliono le persone, sai. E si ammazzava all'oche, si metteva fuori dalla finestra, la mattina le pigliai e si cuciva, senza congelatore, ma apposta sta di bene adesso, con tutte queste cose, tutti questi contenitori che ci sta la roba dentro, lo cogio con quelle cose di plastica sul forno, io non ce lo cogio però. Questo quando era 4 persone, 3 persone, questo 2 persone, ecco, vedi? E va dentro, quelle 3, questo 4, poi ci sta 5, 6, 10 persone, capito? Come i caldagli, questo è il rame, veniva messi sul fuoco, Guarda, era più sana, quello che mangiai aveva sapore, adesso invece compri la pasta non ne sa di niente, lo pane che sostanze già più, invece prima profumava, quando che si faceva il pane a casa, prima con i forni nostri di casa, se uno anche 1 chilometro faceva il pane, quando apriva il forno diceva, oh, tizio ha fatto il pane, si sente il profumo dello faca, ha fatto il forno, adesso invece che senti, vai sui forni, anche questo tempo vai sul forno, che senti un profumo di pane? Non si sente niente perché è tutto sfiatato, tutto... No, quando sfornai il pane profumava tutta la zona. Invece oggi sta vicino a un fornaio non senti manco profumi. A parte che io ho un naso che non sento tanto, però non lo senti. Sai un coniglio e sapevi quello che mangiai. Adesso va a comprare un coniglio che io non ne tengo più perché i miscelli, mi ammazzava un pollo e tutta carne frolla, non è buona. Invece poi prima era Sai che la carne mica si comprava, ammazzava tutto l'oche, si teneva.
Pullastri, tutto, teniamo tutto insomma. Conigli di fuori, se c'era un bagliaretto gli mettiamo la rete intorno, gli facciamo il magnarello, con erba. Ma se ha mangiato male, mangiamo i conigli prima, ma per carità. E la crisi è libera, ma senti. C'è tanta terra con poche persone. Ci sta sulla banca i soldi che non ci manca. Per le persone c'è le riede che fatica tutta la terra che è stata alle ribbe, non abbandonata. Ci sta poca terra abbandonata alle ribbe. Dove ci porta le pecore, dove c'è fatica un modo, dove è nato ma la fatica. Se tutti i paesi fossero così, la crisi sarebbe a metà. Sull'agricoltura mangi sempre, perché invece se stai sulla fabbrica e che ti mangi la fabbrica? C'era più allegria, più armonia, più tutto. Adesso ce ne avviseremo un altro. Si faceva il vino cotto, bollito, come si dice. Si faceva bollire 2-3 ore, 3-4 ore, secondo quando lo voleva uno potente. E ti facevi un bicchiere di quello e il cervello partiva.